Pitta impigliata, dolce tipico calabrese delle feste natalizie, non può mancare e ogni famiglia ha la sua ricetta. Questa è una delle più buone secondo me e grazie a Katia, mia cognata, che me l'ha passata. Però è tutto fatto ad occhio, quindi le ricette antiche io le devo pesare e vi dico esattamente quanto più o meno è. Quindi un bicchiere di olio di oliva, 130 grammi più o meno. Un bicchiere di plastica, comunque se non puoi pesare. E lo stesso peso di vino moscato, sarebbe il vino dolce, ma va bene anche vino bianco secco, sempre più o meno 130, quindi un bicchiere ed un bicchiere. La buccia di un'arancia, biologica possibilmente, ben lavata, e col pelapatate togliamo solo la parte arancione, diciamo. Mettiamo a bollire in un pentolino la buccia di arancia, il bicchiere di olio e il bicchiere di moscato. Cannella, io metto questa a stecche oppure in polvere, e chiodi di garofano, 2-3 chiodi di garofano, e li aggiungiamo. Andiamo sul fornello, portiamo a bollore, aggiungiamo anche 4 cucchiai di zucchero, facciamo bollire un minuto e chiudiamo. Ok, spegniamo. Che profumo già. Facciamo leggermente intiepidire. Farina, quanta ne riceve, quindi iniziamo a metterne una parte. Io ne ho pesate in tutto 500 grammi, adesso vediamo se la prende tutta. Filtro i liquidi. E li aggiungo tiepidi alla farina. Come vi ho detto, facciamo a step, quindi piano piano aggiungiamo il liquido, piano piano la farina, finché sarà stato utilizzato tutto il liquido. Io la buccia dell'arancia ce la impasto, poi la tolgo. In tutto, come vi dicevo, erano 500 grammi di farina, li ha presi quasi tutti, quindi teniamoci su 400-450 prima, poi eventualmente aggiungete. E impastiamo fino ad avere un composto compatto. Tolgo naturalmente le buccette che hanno lasciato il loro profumo ulteriormente anche nell'impasto. Così faceva mia nonna e così fa mia mamma e io lo faccio lo stesso. Se ti accorgi che è troppa, spostala. Deve essere comunque un impasto morbido ma consistente. Queste sono ricette antiche tramandate dalle nonne, non pesavano nulla, infatti l'unità di misura era un bicchiere e poi farina quando ne riceve, quindi l'occhio delle nonne l'ho dovuto quantificare per avere una ricetta più o meno precisa. Facciamo riposare. Dedichiamoci al ripieno, che puoi preparare tranquillamente il giorno prima, anzi è meglio. Quindi 250 g di uva passa ammollati in acqua, strizzo dall'acqua e aggiungo succo di arancia, così darà un sapore più buono. Fichi secchi 200 grammi e noci 350 grammi. Tritiamo tutto a pezzettini piccolissimi. I fichi togliendo il picciolo, quella parte più dura naturalmente. Il picciolo, vedi questo che è duro, e mettiamo in una ciotola capiente. Tritiamo le noci anche, grossolanamente anche, e aggiungiamo. Strizzo l'uvetta e l'aggiungo pure. Come vedi è un tripudio di frutta secca tipica del Natale. E grattugio un'arancia.
un mandarino, ulteriore profumo, e mezzo bicchiere abbondante di miele di fichi, che è un prodotto che in Calabria si usa tantissimo per le feste natalizie, ma se non ce l'hai o non puoi averlo, puoi mettere miele d'api, millefiori o ancora meglio di castagno o d'arancia. Il miele è la parte dolce praticamente. E aggiungo anche un cucchiaio abbondante di miele d'api. Questo composto, vi dico la verità, è buonissimo anche da mangiare così, a cucchiaiate, ma desisto perché sennò non ne rimane. E lasciamo riposare almeno 3 o 4 ore in modo che si impregnino tutti i sapori. Puoi prepararla anche il giorno prima per il giorno dopo. A dopo. Riprendo l'impasto, lo divido a metà, una parte lo lascio per dopo e una parte lo stendo. Deve diventare un cerchio della grandezza dello stampo praticamente, 32 cm il mio, ma puoi farne anche più di una, quindi ne fai più piccole, ti regoli, o tante roselline piccoline puoi fare. Lo metto su carta forno, su un disco di carta forno, così sarà più facile dopo prenderla, e l'adagio sulla teglia. Ungo con olio e un po' di zucchero, e l'altra metà la tiro, la stendo sottilissima, più sottile possibile, e faccio delle strisce che farcisco abbondantemente, io forse troppo con il ripieno, perché poi dobbiamo chiuderla e io in effetti ho esagerato un pochino, però avrò un po' più di difficoltà, però dopo c'è la ricompensa mangiandola. Chiudiamo così e giriamo a chiocciola su se stessa, così, una rosellona, e la mettiamo al centro, sulla base praticamente. Se vogliamo formare una torta, se invece vuoi farla singola, puoi fare tranquillamente tante roselline, le metti su una teglia con la carta forno e le inforni. Continuiamo aggiungendo sempre le strisce a quella già esistente. La prendo così arrotolata e poi la slotolo attaccandola all'altra, una girellona insomma. Come vedi il ripieno è abbondantissimo, ma ci sta bene. I ritagli li stendiamo nuovamente e quindi finiamo il giro. E ci siamo, abbiamo chiuso il cerchio. Ora la parte di sotto la solleviamo facendo un bordino, la solleviamo verso l'altro lembo di pasta e leghiamo il tutto con lo spago. Questa è tradizione che si fa così, ma puoi lasciarla tranquillamente aperta a torta, non succede niente. E siamo pronti per andare in forno. Apro un po' la pasta, la faccio ecco così, che si è persa praticamente in tutto questo ripieno, e ci siamo. E inforniamo a 170 gradi statico o ventilato per circa 50-55 minuti ci vogliono. Se dovesse colorarsi troppo, puoi coprirla a metà cottura con un po' di carta stagnola. A dopo. Ed eccola pronta. La lasciamo intiepidire un poco e la sforniamo. Il profumo è inebriante come non mai, ma è immaginabile. E sopra la lucidiamo con un po' di miele di api, così sarà più bella da vedere, visto che questa comunque dura per giorni, parecchi giorni, per settimane, quindi la lasciamo con un po' di miele sopra, così sarà più protetta e bella.
Questo impasto è fantastico, è proprio friabilissimo grazie al fatto che è stato bollito olio e il vino, e quindi diventa proprio friabile, poi bellissimo. Oh no, che dite? Se non l'avete mai assaggiata vi consiglio di farla perché veramente ne vale la pena, è buonissima. Poi anche da regalare, un fiocchetto e via. Andiamo al taglio. Vi consiglio di farla raffreddare bene, ed eccola in tutto il suo splendore, i vari strati, vedi? La bontà di questo dolce è indescrivibile. Ti consiglio di provarla perché è veramente buona, buona, buona. Adesso è Natale. Questo è il profumo del Natale calabrese. Quindi tradizione calabrese, tanta bontà. Alla prossima, ciao ciao.